Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi raccontiamo il comeback in ottimo equilibrio tra oscurità, melodia, profondità e aggressività di una band personale nel suo mix di melodeath, prog e deathcore. Se negli anni d'oro del metal pubblicare un album ogni anno o al massimo ogni 2 era quasi uno standard, oggi la situazione è molto diversa. E in fondo va bene così, col fatto che nel metal non esiste più la figura del musicista pagato solo per fare musica e la conseguente necessità di avere altre fonti di reddito, quel ritmo porterebbe molti gruppi a incidere dischi frettolosi, non studiati al meglio. O almeno è così nella maggior parte dei casi. C'è anche chi, nonostante le difficoltà moderne del mondo, musicale e non, riesce a tirar fuori musica valida con regolarità. È proprio il caso degli Abyssius. Di questa band con membri taiwanesi e statunitensi ci eravamo già occupati circa 2 anni fa, in occasione dell'uscita dell'esordio omonimo. All'epoca li avevamo lodati non solo per la musica, ma anche per essere riusciti a crearne di così valida in giusto un anno dalla formazione. Lodi che estendiamo anche a Vermin. Uscito poco più di 2 anni da quel debutto, mostra non solo le stesse capacità musicali e compositive, ma anche una buona crescita da parte dell'ensemble. A essere maturato è in primis lo stile. Parte sempre dal death metal melodico per andare in senso progressivo, ma in un modo un po' differente rispetto al passato. Se in Abyssius c'era una spinta più forte verso partiture intricate, in Vermin la musica del gruppo si è fatta più ariosa e puntata sulle atmosfere. Non che manchino momenti tecnici, ma sono meno rispetto al passato. Oggi gli Abyssius puntano più sulle melodie e sull'energia distruttiva delle ritmiche. Quest'ultima è stata potenziata con lo sviluppo ancora maggiore degli accenni deathcore già sentiti nell'esordio. Si ritrovano soprattutto nel flow vocale di Zach Carter, tra growl e scream, ma anche riff e breakdown di questo genere sono piuttosto diffusi. Insieme a un'ampia gamma di piccoli influssi che vanno da thrash e black al metalcore melodico e persino a piccole venature sinfoniche, costruiscono un genere personale e dalle molte sfaccettature. Ma gli Abyssius, come già detto, possono contare anche su un'ottima ispirazione. Si sente che nel tempo passato dal predecessore si sono impegnati per studiare al meglio ogni dettaglio nelle loro composizioni, ma senza per questo perdere in spontaneità oppure in impatto. Quest'ultimo rimane notevole per buona parte del disco, merito anche di un suono potente e pulito al punto giusto. Notevole è anche il comparto melodico, in sintonia con quello ritmico aggiunge un gran bel carico di profondità emotiva a un disco spesso aggressivo, che però non carica mai a testa bassa. In sintesi, Vermin riesce a tenere in equilibrio la sua miriade di componenti in qualcosa di mai eccessivo o pretenzioso. Al contrario si rivela sempre in grado di incidere, specie se parliamo di brani che spiccano, come la opener To Slay a Rat King. Mostra subito l'estro del gruppo, tra frazioni vorticose, altre di forte impatto deathcore, altri ancora melodici e calmi, con in più tanti passaggi che mescolano i vari elementi in un'evoluzione progressive, piena di virate inaspettate. Death Drive brilla invece sul lato armonioso e atmosferico, molto profondo a livello emotivo sia nelle tante aperture sia nei passaggi più pesanti, sempre con un certo coefficiente melodico. Infine da citare è la bonus track Under Mountain, centrata con più forza del resto sul deathcore, a cui si aggiungono influssi industrial ed elettronici. Che sia un esperimento estemporaneo o il primo segno di una svolta futura degli Abyssius, rimane molto interessante. I brani migliori del disco, 2 piccoli capolavori, sono però Patricide e Corpse Star. Il primo è più tecnico in scaletta, con momenti belli obliqui e dispari, controtempi, cambiamenti audaci e un buon assolo del basso di R.J. Xie. Non manca però un bel lato emotivo, che viene fuori soprattutto nei tratti più ariosi di chiaro influsso progressivo. La seconda invece va spesso all'assalto con momenti grassi e ferocissimi di influsso deathcore, come dal death metal classico e dal brutal, ma c'è spazio anche per momenti più lenti, di atmosfera espansa, quasi onirica a tratti. È questo contrasto a renderla vincente, insieme ad altri dettagli come gli influssi melodeath e ogni tanto black che spuntano qua e là con la sezione centrale, a tratti soffice e a tratti aggressiva, ma sempre con un sentimento intenso. Se poi non tutti i pezzi sono a questo livello, non importa. Lungo il disco il livello medio si mantiene alto e neppure i brani meno validi sono sotto la bontà. Anche ciò consente a Vermin di essere ottimo, oltre che un bel passo in avanti rispetto al precedente. Al suo interno le doti degli Abyssius si confermano e si uniscono a una maggior consapevolezza. Perciò, se apprezzi il death metal moderno più emotivamente profondo, che sia melodico o progressivo, siamo sicuri che con questo disco andrai a nozze. Non lasciartelo scappare. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100.
Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo intrigato a proposito del disco? Scrivicelo nei commenti o tra mettere il like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo coi video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine puoi trovarci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima settimana!